Benvenuti sul canale YouTube di Milano Historic Cars Club e Youngtimer Club Milano. Io sono Dario e vi accompagnerò in questo viaggio alla scoperta di alcune delle vetture che hanno reso leggendaria la corsa più bella del mondo. Un doveroso ringraziamento va alla collezione Tenconi per aver messo a disposizione del nostro club la loro collezione privata in modo da potervi far vedere alcune delle meraviglie che hanno appunto reso leggendaria la fantastica corsa della Frecciarossa. Per chi non la conoscesse, Mille Miglia è una gara automobilistica stradale. Nasce il 26 marzo del 1927. È la Mille Miglia originaria, quella nata appunto il 26 marzo del 1927 e terminata nel 1957. In questo periodo sono state 24 le edizioni della corsa iridata, interrotta in 3 occasioni. La prima nel 1938 a causa di un grave incidente, poi per il periodo dal 40 al 45 a causa dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale e in ultimo lo stop definitivo nel 1957, quando un ulteriore incidente provocò dei gravi lutti che convinsero l'opinione pubblica e il governo di allora ad abbandonare questa gara che si teneva sempre su percorsi urbani. La gara poi verrà rieditata a partire dal 1977, cambia la formula, non sarà più una gara di velocità ma sarà una gara di regolarità storica. Verrà proposta inizialmente con cadenza biennale per poi arrivare a una frequenza annuale. E ora veniamo alle vetture protagoniste di questa nostra serie. La prima vettura di cui vi vogliamo parlare, che vi presenteremo, è una Ermini Sport Internazionale del 1952 e ve la andiamo a mostrare. La vettura è stata costruita da Officine Ermini di Firenze. Officine Ermini fu fondata da Pasquale Ermini nel 1932 ed era nata operando come preparatore delle vetture sportive. Cessò la produzione di veicoli nel 1956, continuando tuttavia ad assicurare assistenza ai propri piloti fino al 1962, anno in cui chiuse definitivamente la scuderia. Ermini costruisce tra il 1946 e il 1955 20 autovetture più un autotelaio. La vettura che vi stiamo rappresentando è una delle 3 vetture prodotte con questa tipologia. Il motore che equipaggia Ermini Sport Internazionale è un 1100 4 cilindri. È costituito da un blocco in alluminio con doppio albero a camintesta, 8 valvole e 2 carburatori Weber, sviluppava 88 cavalli. Progettato e costruito interamente da Ermini, è stato uno dei pochi motori da corsa che non proveniva da altre forze propulsive standard, dando così ulteriore lustro alla casa automobilistica fiorentina, da sempre in competizione con altri preparatori come Osca e Stanguellini. Grazie alla produzione di motori in proprio, le immatricolazioni cominciarono ad avere esclusivamente il nome della casa produttrice, quindi l'azienda si chiamerà solo Ermini, senza più il supporto del suffisso Fiat, pur mantenendo una serie ufficiale di numeri di telaio. La casa automobilistica fiorentina poteva quindi utilizzare un proprio sistema di numerazione progressiva per i propri motori. La sospensione anteriore è di tipo indipendente con braccio oscillante, molle elicoidali e ammortizzatori idraulici. Sul posteriore invece troviamo un assale rigido con molle a balestra e ammortizzatori idraulici longitudinali a sbalzo, equipaggiati anche con una innovativa barra stabilizzatrice. Il comando dei freni è idraulico e sono 4 freni a tamburo. Quelli anteriori sono di derivazione Fiat 1500. Mentre invece quelli posteriori derivano da Fiat 1100.
Questa vettura adotta un telaio Gilco 203 modificato appositamente nella parte posteriore per il costruttore Ermini. Gilco Milano è un'azienda che dal 1946 produceva telai tubolari che i costruttori di auto sportive utilizzavano in luogo dei pianali di serie. Gilco produsse i telai per le Ferrari dagli esordi fino a tutti gli anni 50, continuando poi la collaborazione con Maserati nella costruzione, ad esempio, della vettura A6 GS 2000. La carrozzeria a siluro della nostra Ermini Sport Internazionale è stata allestita dalla carrozzeria dei fratelli Motto. L'azienda è stata fondata a Torino nel 1932. Si occupava inoltre di costruire scocche grezze per altri carrozzieri come Pininfarina e Ghia e ha collaborato in passato con case automobilistiche come ad esempio Lancia. La collaborazione con Cisitalia e Alfa Romeo fece sì che Carrozzeria Motto si specializzasse nella produzione di vetture da competizione in alluminio e in altre leghe leggere. Questa vettura ha corso la sua prima 1000 miglia nel 1952. Piazzandosi al primo posto di classe e 16° assoluto. Nel suo palmarès si annovera la partecipazione a 16 mille miglia, 4 Targa Florio e, fra le competizioni più recenti, Winter Marathon e la partecipazione al Goodwood Festival Revival. E questa vettura che abbiamo mostrato oggi è una delle prime che fanno parte della serie di vetture particolari che andremo a mostrarvi nelle prossime puntate. Quindi iscrivetevi al nostro canale di YouTube, attivate le notifiche per essere aggiornati sulle nostre prossime produzioni. Io vi saluto, sono Dario, faccio parte del Milano Historic Cars Club e con i nostri eventi, raduni, manifestazioni vogliamo coinvolgervi con la nostra passione. Seguiteci sul nostro canale YouTube, sul nostro sito internet che è milanohistoriccarsclub.it, i social come Instagram e Facebook. Segui la passione e segui Milano Historic Cars Club.